Ciao gente, come butta? Nell'episodio di oggi vi voglio proporre tre pratiche piccoline e fattibili che però vi aiutano sicuramente a rimettere al centro voi e il vostro benessere durante i prossimi giorni. Nel momento in cui sto registrando siamo vicini al Natale, quindi i prossimi giorni saranno pieni e impegnativi per tutta una serie di ragioni, ma sicuramente sono delle pratiche che potete utilizzare anche nel resto dell'anno, ogni volta che ne sentite il bisogno. Bene, non ci incischi oltre e comincio a illustrarvele. Partiamo dalle basi, no? Partiamo dalla respirazione, che è una cosa che facciamo sempre, ovviamente, per vivere, ma in maniera poco consapevole. Ecco, la prima pratica che vi propongo è di respirare con consapevolezza e intenzione. In questo modo in particolare, spirate dal naso mentre contate lentamente fino a 3 e sentite piano piano la pancia che si riempie d'aria. Potete anche mettere una mano sulla pancia se questo vi aiuta a far muovere il respiro invece che nei polmoni verso la pancia. Dopodiché trattenete il respiro per un secondo e poi espirate lentamente dal naso contando di nuovo fino a 3. Potete ripetere questa cosa 2 o 3 volte o anche 5 se volete, finché non sentirete proprio una sensazione di calma che piano piano vi pervade e a quel punto state un po' con la sensazione e godetevela. L'altra pratica che vi propongo è di viaggiare, anche se non potete viaggiare, nel senso di provare a viaggiare attraverso i vostri sensi. Quindi, che cosa potete fare? Potete scegliere uno dei 5 sensi oppure tutti quanti se volete, quindi allungare e farla durare un pochino di più la pratica. Poi lasciatevi guidare per almeno 1 minuto dal senso o dai sensi che avete scelto, esplorando l'ambiente in cui siete oppure il vostro corpo. A seconda dei sensi che avete scelto, seguite colori, dettagli, forme, profumi, suoni, sensazioni tattili, sapori e state piano piano con ciascuna delle sensazioni per un po' di tempo. Questo vi aiuterà, questo stare nei sensi, vi aiuterà a svuotare la mente e a lasciare andare i pensieri che magari in quel momento vi stavano affollando un pochino la testa. E per l'ultima pratica vi propongo, forse anche in questo caso, una sorta di viaggio un po' virtuale, se vogliamo, cioè un cambiamento di scenario. Come potete farlo? Potete spostarvi in un luogo diverso da quello in cui siete nel momento in cui cominciate la pratica, oppure potete affacciarvi a una finestra, a un balcone, a qualcosa del genere, a una vetrina, a seconda di dove siete in quel momento. Oppure in alternativa, se non avete queste 2 possibilità di spostarvi o affacciarvi da qualche parte, potete provare a richiamare alla memoria, immaginandolo nel dettaglio, un luogo che a voi è familiare, quindi è facile da richiamare alla memoria, ma è anche un luogo in cui voi state particolarmente bene. Dopodiché rimanete in questo luogo, sia quello che magari avete creato nella mente oppure quello, che state osservando, e esploratelo per qualche minuto. Quindi cercate i dettagli, cercate anche qua un po' di andare di seguire le sensazioni, ecco. Osservate, ascoltate, annusate e se state immaginando provate a richiamare alla mente gli odori, i profumi, le sensazioni tattili che avete avuto in quel luogo. Perché questo? Perché cambiare ambiente in generale vi aiuta a cambiare area al cervello, anche farlo attraverso l'immaginazione. Bene, come avete visto queste sono 3 pratiche davvero piccine e fattibili e che potete inserire nell'arco della vostra giornata, anche se è una giornata molto incasinata. Il senso è proprio quello, prendervi un momento per voi e ricordarvi: "Okay, dove sono, chi sono, come mi sento in questo momento, prendo un attimo di respiro per me stessa", no, quindi magari se volete scrivetevele, fatevi dei foglietti, mettetevi dei promemoria da qualche parte che vi ricordino ogni tanto di utilizzare queste pratiche o potete anche inventare delle vostre pratiche, se l'idea vi piace, come pure potete fare queste 3 pratiche che vi ho detto separatamente, oppure le potete mescolare e combinare come più vi piace, perché se le riascoltate tutte e 3 insieme anche stanno molto bene. Io vi ringrazio di avermi ascoltata anche oggi fino qua, per questo che era un minisodio, un minisode come lo chiamano spesso i podcaster americani, però ecco è un'idea che mi è venuta all'ultimo momento e che vi volevo lasciare per non lasciarvi sguarnite, mie care persone,
durante il periodo festivo. Quindi insomma, anche stavolta vi lascio un piccolo spunto che spero possa esservi d'aiuto. Il podcast torna fra qualche settimana, sto proprio creando adesso il piano delle prossime puntate e nel frattempo io naturalmente vi ricordo di iscrivervi, così quando uscirà la prossima puntata saprete subito che c'è, che è lì pronta per voi. Se nel frattempo mi volete dare spunti per i prossimi temi da trattare, mi potete scrivere alla email che è podcast@giadacento.com e che trovate anche nelle note, oppure mi potete contattare in DM su Instagram o su LinkedIn. Io vi ringrazio ancora, vi saluto, vi auguro buone feste e a presto. Ciao.